Benvenuti sul canale di Europass. Io sono Maurizio e insieme voleremo nei cieli d'Italia alla scoperta dei più preziosi gioielli artistici del nord del nostro paese. Allacciatevi le cinture e partiamo insieme verso Bologna alla scoperta delle 7 chiese. Benvenuti e bentrovati in un nuovo viaggio alla scoperta della nostra bella Italia. Oggi faremo un viaggio nel nord Italia. Andremo nella bellissima regione dell'Emilia-Romagna e parleremo del suo capoluogo, della città di Bologna. Bologna non è forse fra le più frequentate città italiane dai turisti. È una città molto interessante, dalla grande storia, una città antica, di origine romana, molto importante. Perché? Perché si trovava in un luogo strategicamente perfetto per le comunicazioni. Se infatti noi ritorniamo un attimo a vedere Bologna dall'alto, guardate, Bologna si trova perfettamente all'incrocio di due importantissime vie di comunicazione fin dall'antichità. Cioè la famosa via Emilia, la via che collegava Milano al mare e che attraversava tutta la pianura padana. È stata una via importantissima. Sulla via Emilia si trovano città, tante città importanti, da Piacenza a Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena, fino a Rimini. Era una via importantissima per collegare la grande città di Milano, che era una città importante già in epoca romana, con il mare. Ma Bologna si trova anche all'incrocio di un'altra importante strada, quella che dal Brennero, cioè dal nord Europa, dalla Germania e dall'Austria, portava fino a Firenze e poi a Roma. Dunque Bologna era il centro di un incrocio di strade importantissime, sia nell'antichità romana che in epoca medievale. E proprio per questo qui si è sviluppata una città molto interessante, molto importante, molto ricca di commerci, di viaggiatori, di idee. Infatti a Bologna, già nel Medioevo, nell'Alto Medioevo, intorno al 1100, si sviluppa una università di grande importanza internazionale, soprattutto per gli studi della giurisprudenza, ed è considerata una delle più antiche università del mondo. Questa città, che ha una struttura ancora, si può vedere il centro, la sua struttura antica, la sua struttura romana. Se andiamo a vederla nel dettaglio si può proprio vedere perfettamente l'incrocio delle importantissime strade che passavano da Bologna, cioè la via Emilia, la strada che da est a ovest collegava Milano con il mare, e la via che arrivava dal nord Europa e che raggiungeva appunto il sud d'Italia, che serviva per raggiungere Firenze e Roma a sud e poi il nord Europa, Austria e Germania al nord. Dunque vedete la posizione assolutamente strategica della città di Bologna. E proprio per questa sua posizione è una città che si è arricchita ed è cresciuta nei secoli moltissimo. Bologna oggi è famosa per alcuni monumenti particolari, come le famose torri dei Garisenda e degli Asinelli. Queste torri furono costruite negli anni del 1100. Due ricche famiglie rivali
che si sfidarono a costruire le loro abitazioni, le loro torri più alte e che, come la torre di Pisa, a un certo punto, per la troppa altezza, si inclinarono. E infatti ancora oggi questo è uno dei simboli di Bologna. E insieme alle due torri, un altro simbolo della città è la grandiosa chiesa di San Petronio, il patrono della città, chiesa di gusto gotico, dalle dimensioni colossali veramente, e dagli interni molto ricchi, con una tipica architettura di stampo gotico. Una chiesa gigantesca e maestosa che ci fa capire, che ci dà la misura della ricchezza e dell'importanza di questa città, che si poteva permettere di sponsorizzare uno spazio così maestoso. Ma in realtà oggi vorrei parlarvi di un'altra cosa tipica di Bologna, di un altro monumento tipico di Bologna, forse non così conosciuto, ma sicuramente molto, molto, molto interessante. Ed è il famoso complesso cosiddetto delle Sette Chiese, o Basilica di Santo Stefano. Questo è un luogo molto interessante della città, perché qui sono concentrati secoli e secoli di storia, di arte, di religione, di cultura e di culti. Questo complesso di diverse chiese, chiostri e conventi si trova nella piazza di Santo Stefano, che è una piazza molto tipica bolognese, perché qui si trovano proprio tutti gli elementi tipici dell'urbanistica della città, ovvero i famosi portici. Questi edifici che avevano in basso questi spazi pubblici coperti che creavano come delle strade, dei percorsi coperti, che è una caratteristica proprio tipica della città di Bologna, ma in realtà di tutte le città della Via Emilia. Dunque troviamo questi particolari loggiati stradali un po' in tutte le città della Via Emilia, ma quelli di Bologna sono tra i più belli e più famosi, tanto da essere inseriti fra il patrimonio dell'UNESCO. Ed ecco che sullo sfondo di questa tipica piazza bolognese troviamo la chiesa di Santo Stefano, che è una parte del complesso delle Sette Chiese di Bologna. Ecco, qui si vede bene già come la complessità di questo complesso di diverse architetture. Vediamo proprio tanti elementi diversi che ora andremo a scoprire. Questa foto ci aiuterà a vedere la complessità di questo spazio,
Vedete, abbiamo la chiesa di Santo Stefano, abbiamo la cripta, la chiesa del Sacro Sepolcro, la chiesa di San Vitale Agricola, che sono stati 2 primi santi martiri bolognesi in epoca romana, i diversi cortili, i chiostri, le cappelle. È veramente un luogo ricco di storia, anche perché le prime strutture che troviamo sono addirittura di origini romane. Questa area religiosa già dall'80 d.C., dunque in piena epoca romana, era un luogo di culto. Infatti si era trovata una fonte di acqua che veniva considerata una fonte sacra e dunque era un luogo di culto. Nei secoli successivi, naturalmente, come spesso succedeva, la Chiesa cattolica si appropria dei luoghi di culto pagani e li trasforma in luoghi di culto cristiani. E via via su questo spazio sacro romano si aggiungono diversi edifici religiosi, chiese, chiostri, conventi, finché dal 1200 in poi avremo proprio una struttura complessissima e molto interessante e ricca. E andiamo a scoprirla un po' nei dettagli, questa interessante sequenza di edifici antichi. Partiamo dalla chiesa di Santo Stefano, quella che in qualche modo dà il nome a tutto il complesso. Eccola qua, una chiesa di gusto romanico, molto semplice, dove sulla facciata c'è questa curiosa croce dove al centro c'è una mano nel tipico gesto della benedizione. E già questo è un elemento curioso, raro da trovare nelle chiese italiane, che già ci comincia a dar l'idea dell'originalità di questo luogo di culto. Ma eccoci all'interno. Vedete, è uno spazio molto semplice, una chiesa a navata unica, che ci ricorda proprio la sobrietà dell'arte romanica, a cui questo monumento è riferito. Qui si può vedere anche tipico delle strutture romaniche, una parte alta, il presbiterio, qui ristrutturato in epoca barocca e che per un periodo è stata anche una chiesa separata rispetto alla chiesa di Santo Stefano. E poi vediamo proprio tipico dell'epoca romanica è l'accesso alla cripta. Eccola qua la cripta, la parte sotterranea della chiesa, anche questo tipico di tutte le chiese romaniche. E anche qui troviamo molto interessante una serie di colonne di epoca romana abbinate a diversi capitelli invece di epoca medievale. E come spesso succedeva in epoca romanica si recuperava, si riciclava in qualche modo elementi architettonici di epoca più antica e si riutilizzavano per risparmiare tempo e soldi. E dunque ecco qua come la chiesa di Santo Stefano nella sua semplicità ci evoca un perfetto esempio di chiesa romanica medievale. Ma passiamo all'edificio adiacente, più antico ancora della chiesa di Santo Stefano che abbiamo appena visto. Ecco qua, è la cosiddetta chiesa del Santo Sepolcro. Una chiesa in forma ottagonale,
arricchita di tante decorazioni esterne, questo gusto di una cromia fatta di materiali diversi. Guardate per esempio che bella questa croce, dove si vedono marmi di colori diversi, terracotte di colori diversi, marmi bianchi e rosa, marmi lavorati con queste decorazioni geometrizzanti di gusto orientale. È veramente una decorazione molto originale. Questo gusto del colore, questi contrasti cromatici, queste decorazioni di gusto orientale, ci fanno già capire come, ancora una volta, l'originalità di questo luogo di culto a Bologna. Ed entriamo dentro. Guardate, uno spazio a pianta centrale con in alto un matroneo. C'è una sorta di terrazza dedicata alle donne, tipico delle strutture bizantine. Infatti anche questa pianta centrale ricorda molto l'architettura bizantina. Pensiamo a Santa Sofia a Istanbul o San Vitale a Ravenna. E anche qui in questo spazio così suggestivo ed austero troviamo un meraviglioso pulpito sotto il quale si cela ancora l'antica fonte romana, che già i romani consideravano un luogo sacro e che anche durante la cristianità era considerato un luogo miracoloso. Ecco, in questa foto si può vedere meglio il meraviglioso pulpito, ricco di immagini sacre e di simboli religiosi. Ecco qui bellissimo l'utilizzo del mattone in terracotta. È molto bello vedere del pulpito queste decorazioni scultoree che ancora presentano tracce di colore. Guardate, il leone di San Marco, di un colore ocra con in mano un libro rosso, e anche i capitelli, i fregi, che sono tutti in parte rimasti colorati. Questo è molto interessante, perché ci fa vedere come il Medioevo non era così grigio, oscuro come ce lo immaginiamo noi. In realtà, durante il Medioevo l'uso del colore era fortissimo e non c'era solo le pitture colorate, ma anche elementi architettonici o decorazioni di tipo scultoreo venivano colorate. E qui è molto bello vedere come una parte del pulpito centrale all'interno di questo spazio di culto fosse colorato. Una cosa molto rara da trovare, perché spesso il colore si è perso nei secoli o è stato asportato da restauri non proprio corretti. Questo luogo voleva riprodurre il Santo Sepolcro di Gerusalemme. E infatti si dice che il complesso delle 7 chiese di Bologna è un po' la piccola Gerusalemme bolognese. Si voleva riprodurre, attraverso questo edificio, rievocare lo spazio del Santo Sepolcro di Cristo di Gerusalemme. Ma accanto alla chiesa del Santo Sepolcro c'è un altro edificio molto antico. E qui troviamo veramente
proprio tutti gli elementi tipici dell'architettura romanica. Infatti questa facciata cosiddetta a salienti, con questi archetti ciechi, con gli archi, è un perfetto esempio di architettura romanica. E anche qui troviamo elementi cromatici di colore. Guardate, terrecotte di tipo diverso, marmi, graniti, pietra, a creare una decorazione bidimensionale, ma molto ricca e vibrante, che è un po' una caratteristica di tutto questo complesso, l'uso di un colore e di contrasti di colore a creare proprio una varietà, una fantasia decorativa. Ed ecco l'interno. L'interno è un luogo molto affascinante. Anche qui si vede perfettamente la struttura romanica con la navata centrale, le due navate laterali, le colonne forti e robuste che sostengono degli archi. Uno spazio molto austero, ma dall'incredibile fascino. Ed entriamo ora in uno dei cortili, in uno dei chiostri di questo ricco complesso. Anche qui è un chiostro di gusto romanico, troviamo anche qui gli archi rotondi su robuste colonne. E anche qui non mancano questi elementi decorativi fatti con materiali diversi. Guardate questi archi con questa quadrettatura. E anche qui la facciata del Martyrion, di cui parleremo più tardi, arricchita di elementi decorativi dati dall'uso geometrico di materiali diversi. Ma forse la cosa più bella è proprio il dietro della chiesa del Sacro Sepolcro. Guardate che bello! Queste pareti che vengono tappezzate da elementi decorativi fatti con materiali diversi, tipi di terracotta diversa, pietre diverse, marmi diverse, a creare questo intreccio decorativo molto originale, anche perché evidentemente di gusto medio orientale. E questo ci fa capire come gli stili, anche molto lontani dall'Europa, fossero ben conosciuti nell'Italia del Medioevo. E qui in queste foto, guardate. Ecco, qui in questa foto ravvicinata si vede benissimo questo uso di diversi materiali, fra cui anche paste di vetro azzurre, che mischiate a diversi tipi di marmo, di pietra e terrecotte di diversi colori, creano veramente delle immagini geometriche di grande suggestione. In
questo cortile, fra l'altro, ci sono anche elementi molto curiosi, come questa finestra su quale si trova un gallo, chiaramente un riferimento alla passione di Cristo. Ma entriamo ora in un altro di questi spazi delle 7 chiese di Bologna, in quello che in origine era il luogo dove erano sepolti i primi martiri bolognesi. Eccolo qui. Anche questo è uno spazio sobrio, elegantissimo, ricco. Troviamo infatti colonne con capitelli di marmo e una struttura di marmo rosa. Eccolo qua. Anche questo è uno spazio molto elegante, sul quale si affacciano delle nicchie, delle piccole absidi e anche una stanza dove si trova un bellissimo presepio, una natività medievale in legno colorato, che ora vedremo meglio in foto. Eccolo qua. Vedete anche qui tracce di pitture di epoca gotica. Questa prospettiva di colonne, sicuramente di colonne antiche. Ed ecco qua questo meraviglioso presepe con i re magi che portano i loro doni in legno colorato. Anche qui un perfetto esempio di scultura lignea medievale, tutta colorata. E anche qui si vede il gusto del colore, tipico del Medioevo. Non ci dobbiamo dimenticare di questo stereotipo in cui ci si immagina il Medioevo oscuro, buio. In realtà il Medioevo è stato molto ricco di colore. E non si coloravano solo le pitture e gli affreschi, ma anche la scultura. E questo è un esempio perfetto. Eccolo qua. E qui andiamo in un altro, forse nel cortile più ampio del complesso delle 7 chiese. Anche qui un cortile meraviglioso, molto sobrio, elegante, con questo doppio piano fatto di colonnine binate di marmo, che lo rende particolarmente elegante. E con il tipico pozzo al centro. Pozzo che invece è un pozzo seicentesco, di epoca barocca. E qui vediamo invece il campanile e l'abside di Santo Stefano. Come vedete, questo complesso di chiese, cappelle, chiostri, cortili è un luogo veramente magico, di grande fascino e di grande interesse. È sicuramente uno dei luoghi da visitare quando si passa da Bologna.